Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Prima di iniziare il video vi ricordo che se volete qui sotto nella info box, quindi non nei commenti ma nella info box, quella che trovate sotto il titolo, no? C'è scritto altro, voi cliccate su altro, quella è la info box, trovate il collegamento al negozio Amazon, quindi se vedete delle cose che vi piacciono o che avete visto all'interno dei miei video, non so, anche tutte le attrezzature che utilizzo, potete utilizzare appunto il link che trovate nella info box. Ovviamente voi non spendete una lira di più, ecco, quello che costano, però se c'è qualcosa di interessante potete utilizzare quel collegamento. Tra l'altro, utilizzando quel collegamento potete aiutare il mio canale a crescere, ecco, e a diventare sempre più conosciuto, perché ovviamente voi non spendete di più, però aiutate il mio canale proprio utilizzando solo quel collegamento. Quindi io la trovo una cosa molto utile e interessante anche per voi. E poi ricordatevi di seguire anche il mio profilo su Instagram, perché io sono anche su Instagram, non è che faccio solo video su YouTube, ma mi trovate anche lì, quindi se non l'avete ancora fatto potete scaricare l'applicazione e poi seguirmi anche là, così ci vediamo anche là, e là diciamo che sono presente quasi tutti i giorni, ecco. Detto questo preambolo, torniamo a noi e parliamo delle notizie di oggi, perché io ne ho scoperte alcune nuove che secondo me non sapevate. E siccome che l'altra volta avevo parlato di un bonus occhiali e poi magicamente tutti gli altri mi sono praticamente venuti dietro, evidentemente io avevo scoperto qualcosa di interessante che gli altri poi mi guardavano e quindi hanno utilizzato e detto anche loro nelle loro notizie. Quindi sono molto contento di questa cosa perché sono stato il primo, diciamo, a dare questa informazione. E voi ovviamente che siete iscritti al mio canale siete stati proprio i primi ad avere questo aggiornamento. Detto questo, come sapete io vado sempre alla ricerca di cose interessanti e notizie belle da darvi, e visto che ormai siamo quasi vicini al rinnovo dell'ISEE, oggi vi parlo di un fantastico servizio totalmente gratuito e tra l'altro molto veloce, che potrebbe essere utile per ottenere il saldo e la giacenza media dei prodotti delle poste italiane. Quindi sarebbe poi in definitiva la certificazione per la dichiarazione dell'ISEE. Il tutto comodamente da casa, senza dover andare in posta, prendersi freddo, fare code, aspettare tempi lunghi come la Quaresima, tutto comodamente da casa. Ovviamente non è una sponsorizzazione, ma è una cosa che ho trovato e vi sto dando proprio in anteprima solo a voi. Il rilascio della certificazione ai fini dell'ISEE racchiude in un unico documento tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE relative a tutti i prodotti finanziari intestati o cointestati al codice fiscale del cliente delle poste italiane. E quindi potremmo avere primo dei conti correnti Banco Posta, e quindi avremo il saldo e la giacenza media dei conti attivi, quelli estinti o quelli che sono in corso d'anno. Poi avremo dei libretti di risparmio postali cartacei o dematerializzati, perché adesso c'è anche questa cosa del dematerializzato che sinceramente non ho mai capito, comunque esiste. E quindi avremo il saldo e la giacenza media dei libretti attivi, quelli estinti o quelli in corso d'anno. Poi avremo dei buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati, anche qua in essere col valore nominale al 31 dicembre dell'anno per cui si richiede. Delle carte PostePay, purtroppo qui avremo solo il saldo al 31 dicembre, mentre invece per le carte dotate di IBAN, come per esempio la PostePay Evolution, si potrà avere anche il saldo e la giacenza media. Delle carte enti previdenziali si avrà il saldo e la giacenza media al 31 dicembre. Per i fondi comuni di investimento si avrà la situazione al 31 dicembre della posizione in fondi. Poi avremo per il deposito titoli la situazione al 31 dicembre e infine
per le polizze assicurative si avrà l'attestazione dei premi versati con la situazione al 31 di dicembre. In particolare comunque viene indicata la consistenza matrimoniale aggiornata al 31 dicembre del secondo anno precedente. Per richiedere online la certificazione ai fini ISEE è facilissimo, ve lo assicuro io, e basta solo seguire questi passaggi. Io ci ho provato io in prima persona prima di darvi questa notizia e ha funzionato, perché vi assicuro che nel giro di 5 minuti, ma proprio 5, ma neanche il tempo di premere invio, mi è arrivato tutto quanto via email senza nessunissimo problema. Quindi basta solo, primo, essere intestatari del rapporto di cui si richiede la certificazione, e secondo, ovviamente, accedere all'app BancoPosta o applicazione PostePay, oppure, come ho fatto io, basta semplicemente entrare nel sito internet delle Poste Italiane e poi da lì seguire tutti i passaggi. Sono tre informazioni che vi chiedo, ma proprio 3 di numero, e dopodiché premuto invio nel giro di 5 minuti, come vi ho detto, vi arriva tutto via email. Poi ovviamente per chi è meno capace di usare internet con speed, pin, puck, spick e span, potete sempre comunque andare volendo anche in posta, e però lì dovete fare le code. Chiudiamo capitolo e apriamo un nuovo capitolo. Oggi vediamo il bonus 550 euro per i lavoratori part-time. Quando arriva, a chi spetta e la scadenza della domanda. Me lo avete chiesto in tanti, già da un 3-4 giorni, ecco, che volevate questa informazione, così io ho fatto delle ricerche e ho trovato questa informazione qua. L'INPS ha comunicato con la pubblicazione della circolare 115 del 13 di ottobre, quindi è già tipo 2 mesi fa, tutte le informazioni che riguardano l'indennità una tantum per l'anno 2022 a favore proprio dei lavoratori a tempo parziale, ciclico e verticale. Di questo bonus 550 ve ne avevo già parlato comunque all'interno di altri video che potete tranquillamente trovare sul mio canale di YouTube e che riguarda proprio tutti i lavoratori part-time. Quindi per maggiori informazioni più dettagliate vi consiglio comunque di andare a guardare quei video là. Non ne parlo in questo perché altrimenti non ne usciamo più vivi, diventerebbe un video lunghissimo. Ma oggi vediamo un'altra informazione, visto che me l'avete chiesto. Il termine ultimo per presentare la domanda per ottenere il bonus 550 euro per i lavoratori part-time era il 30 di novembre e la domanda doveva essere inviata all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso proprio il sito internet dell'INPS, oppure andando da un CAF o da un commercialista, un consulente, insomma chi che sia. Ma la vera domanda è questa: ma quando arriva questo bonus? Effettivamente ce lo siamo chiesti tutti. Vi dico subito che in realtà non ho trovato una data esatta di quando sarà pagato, però posso dirvi che cosa ci ha detto l'INPS proprio in merito a questo discorso di quando arriverà. E il messaggio che ci dice è questo, anche adesso ve lo leggo così lo potete vedere anche voi. Una volta presentata la domanda sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. Quindi, per il momento, l'unica possibilità per sapere quando e come sarà pagato è quella di andare direttamente sul sito internet dell'INPS e vedere come e quando arriverà. Non ci sono altre informazioni al momento. Però, come dico sempre, se nel frattempo vedete delle date di pagamento, vi aggiornano su qualcosa, chiamate il centralino e vi danno degli aggiornamenti, mi raccomando, scrivetelo qui sotto nei commenti e fatelo sapere anche a me, così ci teniamo tutti quanti aggiornati. A voi costa poco, lo scrivete con un messaggio sotto i video e ci aggiorniamo tutti. Chiudiamo capitolo bonus 550 e apriamo un altro argomento. E la domanda a cui vorrei rispondere oggi, che mi state facendo, è questa. Che cosa accade se ho richiesto il bonus 200 euro ma la domanda è stata respinta? Allora, vi dico già che la risposta ci arriva direttamente dall'INPS, che ha pubblicato tutte le linee guida
per il riesame delle domande respinte. Avete capito bene, riesame delle domande respinte. Alcune richieste che erano state fatte ed erano state valutate in modo automatico dall'INPS, alla fine avevano ricevuto una risposta negativa. Però ora l'INPS ci ha dato delle indicazioni su come ripresentare la richiesta se si è stati esclusi dal pagamento del bonus 200. E quindi che cosa ha detto l'INPS con il messaggio? Beh, a questo punto anche qui ve lo leggo, che facciamo prima. E ci dicono: a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativi previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi. Quindi l'INPS ci avvisa che il termine da ritenersi non perentorio, quindi non ci sono proroghe, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio, che era il 30 di novembre ovviamente del 2022, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. Lasciamo stare questo discorso, al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria anche mediante produzione da parte dell'interessato della documentazione utile. Tradotto in parole povere, questo vuol dire che c'è tempo fino a fine febbraio 2023. E quindi come fare? Le persone possono presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito internet dell'INPS in cui praticamente era stata presentata la domanda, e bisogna andare alla voce indennità una tantum 200 euro. Per tutte le domande nello stato di respinta è disponibile ovviamente la lista dei motivi di rigetto, di reiezione, quindi tutti quelli che si trovano con uno stato respinto c'è proprio il motivo per cui è stato respinto. E a fianco, in teoria, dovreste iniziare a vedere apparire un tasto che si chiama Chiedi riesame, che consente di inserire la motivazione della richiesta, quindi di rispondere. E attraverso la funzione Allega documentazione potete allegare tutti i documenti che vi richiedono per poter fare il riesame. Come sempre, anche qua, se non siete tanto capaci a usare internet con speed, speak e span, come lo chiamo io, andate da un CAF, così siete sicuri che vi risolvono la maggior parte dei problemi e vi danno una ricevuta, no? Con la lavorazione fatta. Voi siete a posto e tranquilli e buonanotte sognatori. Prima di chiudere vi do un'altra notizia veloce, ma questa qui è proprio veloce giusto per tenervi un attimino aggiornati. Ecco, quindi breve notizia veloce per quanto riguarda le pensioni. Infatti proprio per le pensioni minime sarebbero stati previsti degli aumenti attraverso la rivalutazione del 120% nel 2023, portando l'importo a 570 euro e poi a 580 euro nel 2024. Quindi si parla di 600 euro, ma in realtà sarebbero prima 570 e poi 580. Inoltre viene limitata la rivalutazione, attenzione, viene limitata la rivalutazione degli assegni più alti con la modifica degli scaglioni che passano da 3 a 6 per gli assegni oltre 10 volte il minimo, la percentuale di rivalutazione che si ferma al 35%. Si sta in pratica valutando anche per ottenere i risparmi necessari a evitare i tagli su opzione donna all'allineamento del calcolo delle pensioni dei lavoratori delle ex gestioni INPDAP, quindi dipendenti pubblici, ed anche CPUG, cioè gli ufficiali giudiziari, e a quelle dei lavoratori privati. Quindi stanno aumentando da una parte e stanno rivalutando dall'altra, cioè capito com'è il meccanismo? Il meccanismo è sempre quello, metti da una parte e togli dall'altra, cioè perché alla fine la coperta è quella, cioè se tu te la tiri troppo in su si scoperchiano i piedi,
cioè non è che hanno scoperto l'acqua calda, ecco, diciamola così, boh, chiusa parentesi. Bene, detta la storia della coperta che si scoperchiano i piedi, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo come sempre di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati. E poi, come vi ho detto a inizio video, sempre qui sotto nella info box trovate il collegamento al negozio, allo shop di Amazon. Non è proprio il suo, ma è praticamente una raccolta dove io ho messo tutti gli articoli che acquisto o che mi piacciono, o che ho trovato interessanti, oppure che come ho detto che ho acquistato e quindi ho valutato che mi sembravano utili, interessanti, funzionali, carini, simpatici, li ho messi all'interno di quella lista di articoli. Quindi se voi volete vedere che cosa ho trovato io di interessante su Amazon o che ho comprato anche in giro ma che poi alla fine ho trovato anche su Amazon, basta che andate nella info box, trovate il collegamento allo shop online e vedete quello che trovate, insomma vedete quello che ho messo. Tra l'altro appunto vi ricordo che voi non spendete una lira di più, perché ovviamente il prezzo che vedete è quello al quale poi comprate, ecco. Però facendo così potete aiutare veramente il mio canale YouTube, perché appunto viene riconosciuta una piccola percentuale a me ovviamente, che può aiutare a risollevare un attimino il canale di YouTube, così da tenerlo sempre, cioè per portarvi sempre tante notizie aggiornate e informazioni molto molto interessanti, come quelle di oggi che ho scoperto solo io e che secondo me nel giro di 3-4 giorni le troverete poi tutte su Google, perché ovviamente molti guardano i miei video, quindi poi alla fine prendono notizie da quello che dico e poi ci fanno i loro articoli e quindi ovviamente poi scrivono le cose che poi trovate poi in giro. Bene, detto questo io vi ringrazio per avermi guardato e visto che siamo anche nell'ultima nella settimana praticamente di Natale, ultima non è, nella settimana di Natale, io intanto inizio a farvi gli auguri di buon anno. E di buon anno, sì vabbè, di buon Natale. E poi comunque farò una diretta live dove appunto ci faremo tutti gli auguri, ci teniamo in compagnia, parliamo del più e del meno, quindi rimanete aggiornati, iscrivetevi, attivate la campanellina, così appena io faccio una diretta live voi la potete vedere e ci vediamo poi, diciamo, face to face, faccia a faccia, direttamente su YouTube. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo aggiornamento. Come sempre, solo sull'unico canale originale di YouTube. Il mio, vi aspetto. Ciao!